Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere un network adatto soprattutto agli operatori veri e propri della DeFi, ovvero programmatori e sviluppatori, ma stanno implementando anche delle sezioni utili e importanti anche per noi, diciamo, chiamiamoci così, comuni mortali, che non abbiamo dimestichezza col linguaggio di programmazione. Sto parlando di Gelato Network, un network molto importante che permette di eseguire in ambito DeFi determinati task quando si verificano determinate condizioni, quindi permette sostanzialmente degli automatismi. Tralasciando la parte della programmazione andiamo a vedere la parte a noi più congeniale, ovvero l'utilizzo, l'acquisto e la funzionalità del loro token utility. Andiamo a vedere Gelato Network ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina di Gelato Network, raggiungibile all'indirizzo gelato.network. Ma che cos'è? È un network automatizzato per smart contract che permette di eseguire automaticamente delle transazioni, che permette di eseguire automaticamente dei task a determinate condizioni e può essere tranquillamente utilizzato dai protocolli DeFi che hanno bisogno di automatismi oppure anche da trader che hanno bisogno anch'essi di automatismi. Questo network è all'attivo dal 2020 e ha ottenuto diverse sovvenzioni milionarie per potersi evolvere. Ed è disponibile, come potete vedere, per tantissime blockchain, è compatibile con Ethereum, Polygon, Phantom, Arbitrum, Avalanche, BSC, Gnois, Ropsten, Ringby, Goerli. Quindi per poter interagire bisogna ovviamente avere un portafoglio non custodial, come ad esempio MetaMask, settato sulle diverse chain o su una chain in particolare che vogliamo utilizzare per questo protocollo. Gelato va a fornire una rete per l'appunto di automatizzazione che chiunque può utilizzare per impostare ad esempio i propri bot automatizzati per eseguire delle transazioni a determinate condizioni, come ad esempio alcuni servizi che utilizzano Gelato sono i limit order su Uniswap e QuickSwap, G-Unit, l'Automated Uniswap versione 3, Liquidity Provision Management, Aave Debit Position Liquidation Protection. Quindi i principali attori utilizzatori di questo network sono gli sviluppatori che operano nel settore della DeFi, che hanno bisogno degli automatismi a determinate condizioni. Cliccando su Limit Order su Uniswap e QuickSwap si apre Sorbetto Finance, raggiungibile all'indirizzo sorbet.finance, che permette di creare i limit order sia in sell che in buy. Ed è possibile utilizzare Ethereum, DAI, USDT, Wrap in Bitcoin ed è possibile andare ad acquistare diversi token supportati da Sorbet Finance in questo momento. Anche in questo caso a determinate condizioni noi potremo andare a inserire e a determinate condizioni entrare a mercato il nostro order limit e dietro questo automatismo c'è Gelato Network. Cliccando sul lancio dell'applicazione dove abbiamo visto prima la possibilità di settare i task su diverse chain, abbiamo la possibilità per l'appunto di andare a creare un task. Questa parte la sto ancora sperimentando perché c'è bisogno un po' di conoscenza tecnica anche a livello di codici, non è immediato, quindi non avendo la preparazione così approfondita per mostrarvi un task da me creato, mi soffermerò a parlare del token GEL. Infatti Gelato Network ha un token utility che viene per l'appunto chiamato GEL, che ha una supply di circa 430 milioni di token ed è un token utility completamente integrato in questo protocollo. Infatti vedete che in alto a destra ho $0 perché non ho acquistato il token GEL per effettuare un task. Infatti per il corretto funzionamento di tutto questo apparato bisogna detenere il token GEL. Questa è una cosa importante perché il protocollo, se dovesse espandersi, i suoi casi d'uso dovessero essere implementati, avendo un token completamente integrato e funzionante per alimentare il protocollo, potrebbe esserci una crescita del token stesso, in quanto usabilità.
ma soprattutto un incremento di valore. Gelato attualmente ha lavorato per Instadapp, Zerion e QuickSwap. È un progetto open source guidato completamente dalla community. Infatti, oltre ad essere un token utility, è anche un token di governance che permette a tutti di partecipare alle decisioni del progetto. Per fare ciò hanno istituito Gelato DAO, che è alimentato ovviamente dal token GEL. Infatti il token GEL è il punto centrale di questo protocollo e tutti gli holder, tutti gli stakeholder avranno un ruolo rilevante detenendo il token del progetto. Tutti i possessori del token possono avere voce in capitolo per guidare nel modo corretto gli sviluppi futuri e le decisioni future del protocollo, decisioni che ad esempio possono includere il fissare le tariffe per gli esecutori, implementazione e sviluppi sulla decisione dei sistemi di incentivi per gli sviluppatori. E funzionerà anche come incentivo per far funzionare il network. Infatti all'interno del protocollo esistono dei box esecutori dove per poter partecipare a questa esecuzione delle transazioni bisogna detenere il token GEL. Lo staking consentirà agli esecutori di aggiudicarsi la possibilità di prenotare uno slot che daranno loro il diritto esclusivo di guadagnare delle reward, delle commissioni sull'esecuzione delle transazioni di un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda il funzionamento della struttura vera e propria. Poi per il pagamento dell'esecuzione dei bot sulle diverse chain permette l'utilizzo anche di token nativi e dei token ERC20. Ed è di poco tempo fa la notizia che anche MMF su Cronos Chain utilizzerà Gelato per far implementare i limit order all'interno del suo protocollo e poterli far utilizzare così dagli utenti che utilizzano il protocollo stesso. Per quanto riguarda i task, adesso proverò a fare dei tentativi, se riuscirò nel mio intento vi farò vedere che cosa sono riuscito a creare. Un esempio molto utile di automatismo può essere la funzione harvest, dove una condizione che va a definire quando questa funzione deve essere eseguita, ad esempio eseguire un harvest ogni 2 ore. Gelato Network può essere tranquillamente considerato uno dei progetti ad alta potenzialità degli ultimi mesi. Detto questo, lo sapete benissimo, non voglio assolutamente sollecitarvi all'acquisto del token utility, del token GEL, ci mancherebbe altro. Però dateli un'occhiata anche voi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se pensate anche voi che può essere un progetto degno di nota, oppure uno dei tanti che nel mondo blockchain andrà a sparire o nel dimenticatoio tra qualche mese, finito l'hype iniziale. Non dimenticatevi assolutamente di andare a visionare il light paper oppure il white paper in presenza e di andare a verificare tutte le informazioni inerenti al team di sviluppo. Per quanto riguarda Twitter, attualmente conta più di 34.000, anzi 35.000 follower. La community di Telegram, meno numerosa, attualmente ha quasi 12.000 utenti. In fondo alla home page del sito trovate tutti i riferimenti del caso per quanto riguarda applicazione, GitHub, documenti, privacy policy, termini d'uso, il forum e tutte le informazioni necessarie che vi serviranno a capire meglio il progetto, i suoi reali casi d'uso e se vale la pena, sempre secondo le vostre analisi, entrare con l'acquisto del token o meno. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Se vi piacciono i miei contenuti e avete voglia di supportare il mio lavoro, per piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciatemi un like. In ultimo, ma non per questo meno importante, se avete voglia di fare 2 chiacchiere insieme a noi o di ricevere assistenza, abbiamo anche una community Telegram che trovate in descrizione. Ciao a tutti!